Oggi andremo ad analizzare un brano scritto dal grande chitarrista Woody Mann, si chiama Sunset Lake Reg ed è contenuto nel libro Fingerstyle Guitar Workshop. Se volete acquistare tablatura o spartito fate riferimento al link sotto in descrizione. Sunset Lake Reg è nello stile del ragtime classico per pianoforte di inizio Novecento. Nella prima parte il basso è principalmente alternato sui quarti, sulla quale si sovrappone una linea melodica sincopata. Nella sezione centrale, ovvero il ponte, il bridge, la linea di basso va a muoversi sulla progressione di accordi. La struttura del brano è divisa in 32 battute. È in tonalità di La maggiore e ha un BPM di 80. Ma andiamo a vedere il pezzo. Prima battuta abbiamo il La maggiore e il Re maggiore. Il La maggiore è in forma Sol, col basso alternato di Mi, e il Re maggiore col basso alternato di La. Quindi, mentre La maggiore. Seconda battuta abbiamo La maggiore e La settima, con passaggio cromatico. Sul Sol diesis per andare sul Sol, la settima, col basso alternato. Basso, note di passaggio Mi e Fa. Quindi terza battuta, Re settima e La diminuito. Quindi il Re settima in forma di Do col mignolo sull'A, basso di La diminuito, quindi poi abbiamo il La e La settima. Allora, quarta battuta, La in forma Sol, passaggio cromatico in un semitono indietro e La settima, basso di Mi alternato, basso di La, poi Mi e Fa, sono due crome. Quindi quinta battuta, ritorniamo sul Re settima. Però anziché andare sul La diminuito andiamo sul Fa diesis diminuito, quindi stessa posizione dell'A, un tono e mezzo indietro, 1, 2, 3, quindi poi barré, quindi sul primo tasto sulle prime 4 corde. Sesta battuta si entra in La
e riprendiamo però l'ultimo movimento della quinta battuta, quindi eravamo rimasti al barré in prima posizione. Poi qui facciamo uno slide in avanti di un mezzo tono, indietro di mezzo tono e poi re, sol, si a vuoto per entrare in fa diesis settima. Quindi prendiamo solamente il fa diesis, andiamo a prendere solamente la diesis e mi e il basso di fa diesis col pollice. Dopo il basso suoniamo invece la diesis e il do diesis. Quindi ripeto, e poi il giro di bassi per entrare in si settima nella settima battuta. Settima battuta abbiamo il si settima, dopo che abbiamo visto il giro di bassi, do diesis, do e si, quindi allora arrivati in si, basso di si, la, poi re diesis e si a vuoto, basso di re diesis e si a vuoto, e la. Spostiamo il basso dal si al fa diesis, prendiamo fa diesis e si, poi col mignolo il do diesis, quindi passiamo in mi con il sol diesis e mi, ripeto, arrivati in do diesis, basso di re diesis e poi mi. Ottava battuta vede un passaggio cromatico sul mi, riprendiamo però dal si settima, quindi fa. Questo è l'ultimo movimento della battuta numero 7. Basso, basso, quindi la e mi insieme, basso di fa diesis, spostiamo il semitono, la diesis e sol, e ancora sul quarto tasto, ancora, si e sol diesis. Quindi ripetiamo. Si sposta fino al quarto tasto. Nona battuta, ritorniamo in la. È come la prima, solo che anziché andare sul basso alternato di mi quando siamo in la, andiamo su quello di la. Il re rimane uguale. Quindi decima battuta uguale alla seconda. Però questa volta mettiamo anche anziché prendere solamente le prime due corde, come sulla settima, mettiamo anche l'anulare sul si, quindi poi passaggio di due crome mi e fa, undicesima battuta come la terza, cioè re e la diminuita. Dodicesima, la dodicesima è uguale alla decima, identica, la tredicesima è uguale alla quinta, quindi re settima, fa diesis diminuito, barré in prima posizione, per andare poi alla quattordicesima, quindi e in fa diesis settima, e poi quindi sol diesis, la diesis, si, arriviamo in si
non col passaggio do diesis, do e si cromatico, ma sol diesis, la diesis e si. Quindi ripetiamo dalla tredicesima e andiamo sulla quindicesima battuta. Quindicesima che vede gli accordi di si settima e mi. E qua ho chiuso sulla sedicesima con la. Si settima, mi e la. Quindi quindicesima, si, basso di si, la, re diesis col si, mi, quindi basso di fa diesis, sesta corda, do diesis, seconda corda, pull off. Quando facciamo il pull off insieme gli mettiamo il basso di re diesis. Quindi quando siamo su sol diesis facciamo uno slide sul la per chiudere, per risolvere il la, e gli mettiamo il basso di la, poi basso di mi e basso di la, in questo modo. Ripetiamo. Le solite due notine, mi e fa. Battuta 17, via il ponte, il bridge, che vede gli accordi di fa diesis minore e la diesis settima. Prendiamo quindi queste due notine, mi e fa, della battuta 16, quella precedente, e ci colleghiamo al bridge. Ripeto. Quindi passaggio cromatico dal mi al fa diesis per entrare nell'accordo di fa diesis. Quindi fa diesis minore con questo voicing, ovvero questo fa diesis minore, mettiamo anziché un barré completo un barré sulle prime tre corde, togliamo il do diesis che non ci serve in questo caso e prendiamo solamente il fa diesis. Il mignolo ce lo lasciamo libero per andare sul la. Questo è il voicing di fa diesis minore. Quindi fa diesis basso, nota di do diesis e poi insieme col basso alternato del fa diesis, ovvero del la, basso, si entra in do diesis. Quindi cosa ho fatto? Ripeto il fa diesis e poi do diesis settima, ovvero ho preso questo voicing. Dice fa un barré, cioè rimane sul barré più che fa, perché rimane dal barré del fa diesis minore. Si toglie l'anulare sul fa diesis e si mette, scusate, si mette sul fa. Poi il mignolo dal la passa il sol diesis. Do diesis sono dopo la e basso di fa. Ripetiamo. Ripeto ancora più lentamente. E poi si va in re. 18ª battuta, re e la. Quindi re, mi, re senza basso e accordo di voicing di la con il mi insieme, passaggio do diesis e do, quindi si minore. 19ª, questa è la 19ª e 20ª, quindi si minore, la, mi, sono gli accordi della 19ª e 20ª, quindi prendiamo l'accordo di si minore, leviamo
il Re e suoniamo il Do diesis. Poi rimettiamo il Re e suoniamo l'accordo di Si minore col basso, però di stavolta di Fa diesis. Poi passiamo in La senza basso, quindi accordo di La, anche possiamo suonare anche solo tra seconda e terza corda, basso, mettiamo il Re, quindi pull off. Quando facciamo il pull off mettiamo il basso di Mi, entriamo in Mi, entriamo in Mi maggiore con questo voicing, ovvero Si, Mi e Sol diesis. Dopo che suoniamo il voicing mettiamo il basso, quindi ripetiamo. Spostiamo la posizione di un tono indietro, quindi l'ultima è Sol diesis con il Re insieme, poi basso di Mi e nota di Mi. Ripetiamo. E le note di Mi e Fa, per ricollegarci nuovamente alla seconda parte del bridge. 21esima battuta, abbiamo la seconda parte del bridge. Gli accordi sono uguali, cambia un po' la scansione ritmica, quindi mentre prima e poi suonavamo l'accordo, adesso dopo il Mi e Fa viene subito l'accordo in battere, quindi stesso voicing della 17esima battuta, solo che suoniamo insieme il basso di Fa diesis, basso alternato di La, Do diesis, Do diesis settima, accordo, quindi dobbiamo fare sul Do diesis settima, prima suoniamo il Sol diesis e poi il La, prima corda quarto e prima corda quinto tasto, poi ritorniamo sul Sol diesis col basso di La, quindi prima il Re con una Meron sul Mi Fa diesis, quindi poi Mi, accordo di Re senza basso e La, voicing di La con La e Mi, passaggio Do diesis e Do e andiamo in Si settima. 23esima, andiamo in Si settima, quindi basso di Si, La, poi Re diesis insieme al Do diesis che andiamo a prendere col mignolo sulla seconda corda, secondo tasto, Si a vuoto, poi ancora una volta il Do diesis col mignolo e col medio andiamo a prendere il Fa diesis basso sulla stessa corda, secondo tasto, Si a vuoto, basso alternato di Re diesis e entriamo in Mi, quindi e qua è il passaggio dell'ottava battuta praticamente. 25esima battuta, abbiamo l'accordo di La e Re e ricomincia la strofa con delle variazioni ritmiche. Come vediamo abbiamo prima il basso e poi l'accordo, a differenza delle altre strofe dove il basso e l'accordo erano insieme, quindi il basso, passaggio cromatico dal Do, Do diesis e Re, dove andiamo a mettere terza minore, terza maggiore dell'A, tipico passaggio blues, e poi il Re, Do, Do diesis, Re, Re, quindi basso di Re, accordo di Re e basso alternato di La.
26esima battuta abbiamo il La e La settima. Qui il basso però non entra in battere con l'accordo, ma entra prima il basso e poi l'accordo. Quindi basso, io faccio un piccolo slide, quindi quando entro in La settima prendo il basso di Mi alternato, notine, Mi e Fa, e entro sulla 27esima battuta. 27esima battuta che vede sempre gli accordi di Re settima e La diminuito. Quindi basso di Fa diesis, nota di Re e poi Do e La. Quindi quando si va sul La diminuito, fa basso di Fa diesis, Re diesis, basso alternato di Do insieme a La e poi Re diesis ancora una volta. Classico arpeggio finger picking. La e La settima, quindi La, passaggio cromatico sul Sol diesis, seguito dal basso di Mi, La settima, basso di La e La settima. Ripetiamo lentamente. 29esima abbiamo il Re settima, arpeggio col basso alternato, Fa diesis diminuito, seguito dal basso di La e poi il barré sul primo tasto. Il basso potete anche stopparlo, è più interessante ritmicamente secondo me, poi fate come meglio preferite. Qua siamo già alla 30esima e il passaggio è uguale alla battuta numero 6, dove vede, partendo sempre dalla barré, quindi ultimo movimento della battuta 29, Fa diesis settima, passaggio alla diesis Do, quindi uguale praticamente alla battuta numero 6, poi si va sulla battuta numero 31. Poi abbiamo la battuta 31 e 32 che sono quelle conclusive. Quindi Si settima, Mi e La. Allora, basso di Si, La, Re diesis insieme al Si, seconda corda, Mi, poi basso di Mi, basso, nota di Si, quindi Sol diesis, quindi basso di Mi e nota di Si, Sol diesis e nota di Do diesis, e per chiudere La. Mi e La in forma Sol. Ripetiamo. Anche oggi siamo giunti al termine, spero vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. In questo caso non dimenticatevi di lasciarmi un like e iscrivervi al mio canale. Ciao e alla prossima!